Il Derby di Champions. Di tutte le 234 gare ufficiali vi sono due partite che hanno rappresentato le sfide più angoscianti, più tese e più combattute. Stiamo parlando dei Derby di Champions del 2003. Proprio quest'anno, il 10 e il 16 maggio, si ripeterà questo particolare e unico evento sportivo. Come spesso si dice, la maniera migliore per analizzare il presente è studiare il passato. Quindi cosa è successo nel 2003? Come detto in precedenza, queste due partite hanno rappresentato un picco in termini di emozioni nella storia dei derby di Milano. Ovviamente un fattore che influenzò l'ambiente meneghino fu certamente la posta in palio, la finale di Champions a Manchester. Ma come si avvicinarono le due squadre? Il cammino per entrambe non fu privo di difficoltà. L'Inter riuscì a passare a fatica i quarti contro il Valencia. In particolare, al ritorno al Mestaglia, Toldo difese strenuamente la porta sul continuo tiro a bersaglio da parte degli spagnoli, facendo parate sensazionali e risultando il migliore in campo. Il Milan nei quarti incontrò l'Ajax. Dopo una partita d'andata scialba e senza reti, la partita di ritorno risultò vibrante. Si decise tutto solo nei minuti finali, quando, da un lancio dalle retrovie di Maldini, Ambrosini riuscì a fare una sponda e mettere Inzaghi a tu per tu con il portiere. Super Pippo, con un pallonetto, superò l'estremo difensore in uscita e Thomasson, sulla linea, appoggiò la palla in rete. Visto il cammino poco felice in campionato delle due milanesi, vi era la sensazione che questo confronto potesse segnare anche il destino dei due condottieri, Hector Cooper da una parte e Carlo Ancelotti dall'altra. Nella semifinale contro l'Inter c'era la diatriba chi perde salta, no? Tra me e Cooper. La partita d'andata fu segnata dalla paura e da uno schieramento attendista da parte del Milan, mal tollerato da Berlusconi. Si vocifera che Silvio, deluso dal primo tempo, sia sceso negli spogliatoi chiedendo l'ingresso di Serginho. Il condottiero del Milan, Carlo Ancelotti, annuì con la testa, ma non si fece influenzare. Continuò imperterrito con la sua strategia. Obbligò i due terzini, Costacurta e Calazze, a non superare la metà campo. Il Manta era uno solo, non prendere gol in casa. Nasce una partita noiosa e senza emozioni. Recoba si conferma giocatore spaesato nelle partite importanti. Crespo è solamente al 50% e si vede. Shevchenko continua il suo periodo nero, fallendo un gol a pochi passi da Toldo. Insomma, si vede tutto tranne che lo spettacolo. Il ritorno è in programma a soli 6 giorni di distanza rispetto all'andata. Sono giorni strani, particolari, che hanno avuto ripercussioni anche negli anni successivi. Ho preso il vizio di dormire sul divano quella settimana là, ma sono portato avanti per 7-8 anni. Partite in 7 giorni, 2 partite nello stesso stadio, 2 pranzi ufficiali, sottoscritto Massimo Moratti, abitavano in via Bigli tutte e due, a 50 metri di distanza, insomma era un qualcosa di surreale. L'Inter, come nella gara d'andata, deve fare a meno del suo bomber, Bobo Vieri. Il Milan si schiera con il solito centrocampo a rombo, recupera Pirlo davanti alla difesa e in avanti si affida a 2 prime punte, Shevchenko e Inzaghi, con Rui Costa a fargli da suggeritore. Pronti via e nonostante la tensione il match sembra più godibile. Il Milan appare più intraprendente, rendendosi pericoloso varie volte dalle parti di Toldo. L'Inter ha una grande occasione con Crespo, ma il tiro finisce debolmente tra le braccia di Abbiati. L'episodio chiave avviene sul finire del primo tempo. Vi è un passaggio filtrante di Seedorf per Shevchenko. L'attaccante ucraino con un agile tocco si sbarazza di Cordoba, ritrovandosi a tu per tu con Toldo. La palla scivola verso il portiere avversario, ma l'attaccante ucraino in scivolata anticipa l'estremo difensore e insacca sotto la traversa, il gol del vantaggio. È una mazzata psicologica. Cooper cerca di invertire la tendenza attraverso il campo. Sostituisce un deludente Recoba e un Hernan Crespo non al meglio e inserisce Mohamed Kallon e un giovane centravanti nigeriano, Obafemi Martins. La partita sembra indirizzata verso l'1-0, ma a una manciata di minuti dalla fine vi è un campanile al limite dell'area rossonera. Sulla palla vi sono il giovanissimo Martins e la leggenda Paolo Maldini. Paolo, probabilmente accecato dalla luce, non salta di testa. La palla sbatte inavvertitamente sulla schiena del giovane attaccante nigeriano, per poi scorrere verso la porta. Martins si avventa sul pallone e con uno scatto fulmineo si presenta davanti a Abbiati, insaccando di sinistra. Si dice sempre che nello sport la testa giochi un ruolo chiave, e anche in questo caso una qualificazione che sembrava segnata viene rimessa in gioco da un rimpallo fortuito. Il Milan improvvisamente si scopre intimorito e ripiega paurosamente nella propria metà campo. L'Inter, ringalluzzita dal gol segnato, gioca con il sangue agli occhi, assaltando a più riprese la difesa rossonera.
I nerazzurri nell'ultimo quarto d'ora creano più occasioni rispetto ai 170 minuti precedenti. I giocatori del Milan appaiono impacciati, le gambe si induriscono, condizionate dal timore di perdere il treno per la finale. Su un passaggio di Emre, Calazze per la stanchezza incespica sul pallone. La sfera rotola verso la porta di Abbiati. Callon scatta e colpisce a botta sicura. Ma proprio l'estremo difensore milanista, con il polpaccio riesce a deviare in angolo. È proprio lo stesso Galliani ad ammettere che questa parata e quella di Perugia hanno valso ad Abbiati il rinnovo a vita. I tifosi vivono uno stato d'animo completamente opposto. I milanisti, paurosi e preoccupati dal finale di gara, stanno in silenzio. I loro cugini, dagli spalti della Nord, incitano e gridano per spingere la squadra all'assalto finale. Pochi si ricordano che sull'angolo successivo l'Inter ha un'altra grandissima occasione. Cordoba, tutto solo, svetta di testa, colpisce la sfera schiacciandola a terra, ma è ancora una volta Abbiati a salvare il risultato. È l'ultimo sussulto di 180 minuti non belli, ma sicuramente tra i più intensi delle stracittadine milanesi. Il resto è storia. Questa partita ha segnato profondamente gli anni a venire delle due squadre. Grazie a questa vittoria e soprattutto alla coppa alzata a Manchester, Carlo Ancelotti ha potuto aprire un ciclo di 8 anni con la squadra rossonera. Hector Cooper fu esonerato la stagione successiva dopo un pareggio a Brescia e l'Inter tornò in semifinale di Champions solo 7 anni più tardi, vincendo poi la Coppa Madrid contro il Bayern. E voi cosa ne pensate? Anche questa sfida avrà ripercussioni importanti cambiando il destino di società, allenatori e giocatori che disputeranno il derby di Champions?